in un carcere di massima sicurezza, dove niente può fallire. 2 uomini sono svaniti nel nulla. Hanno tagliato acciaio, hanno strisciato nell'oscurità, hanno camminato per ore, sotto i piedi delle guardie. Quando lo capisci, è già tardi. Non è un film, non è una leggenda, è tutto vero. 2 assassini senza pietà, una donna insospettabile e una fuga che ha fatto tremare l'America, perché l'orrore, a volte, indossa il volto della normalità. Clinton Correctional Facility, un carcere di massima sicurezza nello stato di New York, Dannemora. Un nome che pesa come il cemento armato che lo costruisce. Al suo interno solo uomini destinati a non uscire mai. Tra questi Richard Matt, 49 anni, e David Sweat, 35. Il primo, un assassino dal sorriso crudele, manipolatore, carismatico. Il secondo, più silenzioso, più giovane, ma letale quanto il primo. Erano lì, per scontare il resto dei loro giorni. E invece, stavano già pensando a come uscirne vivi. Ma com'è possibile che 2 condannati a vita sognino ancora la libertà? Non è un piano improvvisato, è pazienza, è psicologia, è veleno lento. Ogni fuga ha un varco, e ogni varco ha una chiave. Nel caso di Richard Matt e David Sweat, la chiave aveva un nome: Joyce Mitchell, 51 anni, responsabile della sartoria del carcere, una complice, una donna invisibile, volto stanco, vita qualunque, moglie, mite, ha un vuoto negli occhi, e Richard Matt lo vede, la seduce, la convince. Matt, il più carismatico, sguardo tagliente, voce gentile, le parla, le sorride, la fa sentire viva. E lei? Lei si lascia avvicinare. Ogni giorno un passo, ogni parola un'esca. Quanto può essere fragile un cuore, se anche un assassino riesce ad abitarlo? Quanto ci vuole per far crollare una vita intera? Una settimana? Un mese? O solo uno sguardo gentile nel posto sbagliato? Anche Sweat entra in gioco. Le attenzioni si moltiplicano. Le fantasie diventano appuntamenti nascosti. 4 volte a settimana. Nel magazzino, tra pile di vestiti da catalogare, con la scusa di contare gli abiti. Nessuno sospetta, nessuno guarda. Perché chi dovrebbe far paura indossa una camicia stirata da Joyce. E mentre la routine continua, gli strumenti della fuga passano di mano, in segreto, con precisione, con freddezza. Joyce porta strumenti, una lama sotto un lenzuolo, un seghetto dentro un hamburger, un ordine nascosto in un sorriso. I 2 carcerati non avevano fretta, avevano il tempo, la mente. E ora avevano anche lei. Non servono esplosivi se hai il vuoto giusto da riempire, non servono chiavi se trovi chi vuole aprirti da sola. Il carcere, giorno dopo giorno, diventava più fragile. E nessuno lo vedeva. Perché il male, quando è paziente, diventa invisibile. È stato un colpo di fortuna? O solo la perfezione del momento sbagliato? Quante volte la storia ha preso fuoco, per una sola crepa nell'anima sbagliata? Loro non l'hanno forzata, l'hanno studiata, l'hanno aspettata, e alla fine hanno vinto. Lei non dice di no. Anzi, avrebbe dovuto aspettarli in auto, fuori dal tombino. Motore acceso, cielo nero, e via, verso il nulla. Ma non ci va. Joyce non è dove avrebbe dovuto essere. Non ha portato l'auto. Ha avuto paura. All'ultimo momento si tira indietro. Quella sera Joyce, colta da un attacco di panico, è dovuta correre all'ospedale. Forse paura, forse coscienza, forse un riflesso della donna che era prima. Ma dov'era quella donna, mentre passava le lame a 2 assassini? E adesso, cosa resta, quando il tuo piano perfetto si spezza? Ha confessato tutto. Ora è sotto arresto. Interrogata dice: mi facevano sentire speciale. E in quella frase crolla tutto. La legge, il raziocinio, l'orgoglio. Perché la verità è più semplice di quanto sembri. A volte non serve un'arma per fuggire. Basta un vuoto da riempire. Quanto deve sentirsi sola una persona per aiutare un assassino a evadere? Quanti confini può attraversare una mente fragile prima di non riconoscersi più? E come ogni buon piano, serviva un'altra crepa nel sistema. Gene Palmer, guardia carceraria. 20 anni di servizio. Rispetto, ordine, disciplina. O almeno, così sembrava. Perché è proprio lui a portare dentro gli attrezzi della fuga, nascosti, nei pacchi di carne macinata. Direzione, frigorifero della sartoria. Un dettaglio degno di un thriller malato. Una motosega, sotto le polpette. E il perché? Semplice. Matt gli regalava quadri, dipinti a mano, ritratti, pennellate di gratitudine. Palmer si lascia conquistare dall'arte, dall'ego, dall'illusione di essere amico di qualcuno. Anche se quel qualcuno aveva ucciso a sangue freddo. E così, tra un favore e un pennello, aiuta 2 assassini a bucare un carcere. Un piano diabolico. Perfetto. Fatto di carne, colori e silenzi comprati. Geniale. Forse. Ma soprattutto, follemente reale. Ogni notte i 2 prigionieri lavorano. Tagliano l'acciaio, strisciano nei condotti, disegnano la mappa dell'inferno. Il carcere ha un labirinto di tubature, cunicoli, muri cavi, vecchie strutture, anni 50. Nessuno le guarda più. Loro sì. Sanno ogni centimetro. Sanno dove spostare un bullone. Dove far passare una corda. Dove forzare una grata. 60 notti. Di rumori sordi. Di polvere respirata. Di paura trattenuta. E poi, la notte della fuga.
6 giugno 2015. Escono dalle celle. Vanno giù. Molto giù. Strisciano in cunicoli bui, umidi, infestati. Usano una motosega. Tagliano un tubo. Emergono in una strada, fuori dal muro di cinta. Come si fa? A scappare da un posto dove nessuno è mai uscito. Alle 5:30 del mattino una guardia bussa. Nessuna risposta. Apre la cella. Vuota. Corre alla seconda. Vuota. Panico. Sirene. Parte l'allarme. C'è un biglietto. Disegnato da Matt. Una caricatura e una frase beffarda. Have a nice day. Buona giornata. Ironia? Scherno? O solo un modo per dire non ci prenderete mai? La fuga era solo il primo passo. Ma la vera partita era appena iniziata. La polizia risponde come in guerra. Scatta una delle più grandi cacce all'uomo della storia americana. 1300 agenti, droni, termocamere, FBI, US Marshals, polizia statale, pattuglie tribali. Un intero stato sotto assedio. Tutti con un solo obiettivo. 2 uomini senza più volto, né limiti. Il governatore dichiara lo stato d'allerta. In cielo, elicotteri con visori a infrarossi. A terra, unità speciali della Border Patrol, fucili carichi, ordini precisi. Ogni sentiero, ogni casa abbandonata, ogni albero della riserva viene battuto. E poi, i segugi. Odore, istinto, fiuto. Per loro, nessuna fuga è mai davvero pulita. I cani seguono tracce, corrono, segnalano. Ma poi, improvvisamente si perdono. Confusi, distratti, fuori pista. Perché? I fuggitivi avevano sparso del pepe dietro di sé. Sì, pepe, quello da tavola. Una manciata ogni 100 metri. Per bruciare le narici dei cani. Per rendere ciechi i loro inseguimenti. Una trovata banale? No. Una mossa calcolata, lucida, frutto di studio, di tempo, di mente fredda. Che tipo di uomo, in fuga per la vita, trova il tempo per pensare ai sensi di un cane? Quanto devi essere determinato per calcolare anche l'odore che lasci dietro? E quando la tua libertà dipende da una spezia, quanto è grande il tuo odio per la prigione? Non sono solo fuggitivi, sono architetti del caos, strategie, trappole, inganni. La loro mente non corre, ragiona, fredda, chirurgica, violenta. E in tutto questo, il mondo intero li cerca. Ma loro sono già oltre la linea, oltre la logica, dove può arrivare l'intelligenza quando è guidata dal male. Per giorni, i rastrellamenti non portano a nulla. Canada, Messico, chi lo sa. Quando 2 fantasmi si muovono bene, anche il mondo intero può sembrare cieco. Ma la realtà è più cruda. Matt e Sweat sono nel fango. Camminano a piedi, pioggia, freddo, fame, e nessun alleato questa volta. Fanno irruzione in un capanno da caccia, roba da film horror o da fuga disperata. Si procurano abiti, coltelli, un fucile, mangiano animali selvatici e forse un pasto rubato, avariato, marcio, velenoso, la fuga perfetta, rallentata da uno stufato di cinghiale andato a male. Poi le prime tracce. Il 20 giugno la polizia trova calze insanguinate, Matt zoppica, vesciche, ferite, il DNA parla chiaro, sono passati di lì. E così, dopo tunnel, lame e carne macinata, è un paio di calzini luridi a riaccendere la caccia. Il piano era geniale, sì, ma anche i diavoli prima o poi lasciano impronte nel fango. Vogliono raggiungere il Canada, attraversare la frontiera e sparire per sempre. 3 settimane per scappare dall'inferno. Il fiato degli agenti è sulle loro spalle. Un agente nota qualcosa. Un rumore. Un'ombra. Spara. Richard Matt viene colpito alla testa. Aveva con sé un fucile rubato. Era pronto a uccidere o a farsi uccidere. La fuga di Matt è durata meno del previsto. Soprattutto, è finita nel modo peggiore possibile. Boom. Out. Per sempre. La polizia stringe il cerchio. Un cordone enorme, centinaia di agenti. Pensano che Sweat voglia arrivare in Canada. Forse sì, forse no. Con i diavoli in fuga, le direzioni sono sempre un inganno. 2 giorni dopo, domenica pomeriggio, qualcosa si muove. Un uomo cammina spedito ai margini della strada, non si ferma, indossa mimetica. Lo vedono, gli urlano di fermarsi. E lui? Corre. Dopo 3 settimane di foresta, dolore e fame, pensa davvero di seminare un plotone d'assalto. La caccia finisce tra gli alberi. Un sergente alza l'arma, 2 colpi, precisi. David Sweat crolla. Respira. Ma a fatica. Il grande fuggitivo finisce su una barella. E così, dopo tunnel segreti, carne truccata e fucili rubati, il colpo finale arriva per strada, in pieno giorno. Geniale piano, davvero. Peccato che non prevedesse i proiettili. E allora ti chiedi, valeva tutto questo per 21 giorni di libertà? Avevano pensato a tutto. Lame, bugie, complicità. Ma il finale? Chi l'ha scritto davvero? Un piano perfetto, sì. Ma alla fine, chi ha davvero fatto scacco? 3 settimane di silenzio. Di respiri trattenuti tra gli alberi, di passi nel fango, un carcere violato, un paese in allerta, un sistema che ha mostrato tutte le sue crepe. Eppure, alla fine, la libertà non era vera libertà. Era solo un'illusione, una corsa cieca verso un finale già scritto. Da altri, dal destino, o forse dalla stessa follia che li aveva messi in moto. Perché puoi scappare dai muri, puoi ingannare le guardie, puoi perfino cancellare il tuo nome, ma non puoi fuggire da ciò che sei. E prima o poi, ogni ombra viene ritrovata. Un carcere di massima sicurezza. Eppure, 2 uomini sono usciti da lì con un piano diabolico. Ma il vero spettacolo
La semplicità con cui ha funzionato. Un seghetto qua, una guardia distratta là, e voilà. La fortezza cade, senza fare rumore. Joyce Mitchell viene condannata. Suo marito, Lyle, innamoratissimo, le è ancora fedele. Addirittura va a trovarla ogni 15 giorni. Vero amore, o vero zerbino? Jen Palmer. La guardia carceraria con la passione per l'arte è stata condannata a 6 mesi di prigione. A incastrarlo. La carne consegnata a Richard in più occasioni. Carne che conteneva le lame acquistate da Joyce. David Sweat torna dietro le sbarre. La fuga gli è costata parecchio. Attualmente infatti passa 23 ore su 24 in isolamento totale. Matt non tornerà mai più. Ma l'eco della loro fuga risuona ancora. Perché se 2 assassini possono fuggire così, quanti altri stanno solo aspettando il momento giusto? La storia di Matt e Sweat è una ferita nella giustizia americana, una lezione, un avvertimento.